Togliere i latticini sembra semplice, finché non ci provi davvero. Poi ti accorgi che sono nel pesto, nei crackers, nel pane in cassetta, nel cioccolato fondente che compravi convinto fosse vegano. E lì ti fermi. Non perché non vuoi andare avanti, ma perché nessuno ti ha detto da dove si inizia. Ciao, sono Mirko di Sfizio Veg, il canale di ricette vegan veloci e facili da preparare. Ho già fatto un video su come ridurre la carne. Se non lo hai visto, lo trovi giù in descrizione. Vale la pena guardarlo prima di questo, perché il metodo è lo stesso. Oggi infatti lo applichiamo ai latticini. 4 sostituzioni in ordine, dalla più semplice a quella che spaventa di più, e con le alternative concrete per ognuna. Si parte dal latte, ed è dove capisci fin da subito che le alternative funzionano davvero. Da lì si sale di difficoltà fino ad arrivare ai formaggi, che è il punto dove quasi tutti si bloccano, e chiudiamo poi con una cosa che quasi nessuno considera all'inizio. Ma prima di iniziare, dimmi nei commenti qual è il latticino che ti sembra più difficile da togliere. Me lo chiedo perché voglio capire dove ti blocchi davvero, così nei prossimi video ci torno sopra in modo più specifico. Quindi partiamo dal latte. Le alternative che trovi ovunque sono circa 4: avena, soia, mandorlo e riso, però non sono intercambiabili. Ognuna si comporta in modo diverso, e scegliere quella sbagliata per l'utilizzo sbagliato è esattamente il motivo per cui magari la prima volta anche tu hai concluso che le bevande vegetali non fanno per te. Iniziamo con quella di avena, che è quella più versatile e dal sapore neutro. Ha una consistenza molto vicina a quella del latte vaccino. Va bene nel caffè, in cucina e anche nei dolci. Se non sai da dove partire, parti da questa e non sbagli sicuramente. La soia invece regge benissimo il caldo. Se devi fare una besciamella o cuocere una salsa, è quella giusta perché con le alte temperature non si smonta. La mandorla invece ha un sapore tutto suo, è più dolce, di conseguenza nei dolci ci sta benissimo, ma nelle ricette salate si sente il dolciastro e può stonare un bel po', quindi in questo caso ti consiglio di evitarla. Infine troviamo quella di riso, che è la più leggera, è buonissima fredda a colazione con i cereali, ma in cottura diventa acquosa e non lega, quindi non usarla per cucinare. Lo so, sembra una mappa, ma in realtà basta tenersi l'avena per un uso quotidiano e la soia se cucini, e hai coperto circa il 90% dei casi. Quindi non buttarti sulla prima che trovi, pensa a come la usi di solito e scegli quella. Le altre le esplorerai poi dopo, man mano, quando hai già preso confidenza con le prime due. Arriviamo adesso al burro e la panna. Con il burro e con la panna si ragiona in maniera del tutto diversa. Non cerchi qualcosa che abbia lo stesso sapore. Capisci cosa fa quell'ingrediente nella ricetta e sostituisci quella funzione. Mi spiego meglio. Sembra una distinzione abbastanza sottile, ma cambia tutto nel modo in cui cerchi le alternative. Il burro in una ricetta fa generalmente 3 cose: aggiunge il grasso, conferisce sapore e aiuta la doratura. Quindi nelle ricette salate un buon sostituto è l'olio extravergine di oliva, che le copre benissimo tutte e 3, e nella maggior parte dei casi non senti nemmeno la differenza. Nei dolci però il burro fa anche la struttura, tiene insieme l'impasto e lo rende friabile, e in questo caso l'olio extravergine di oliva non basta. La soluzione nei dolci è l'olio di cocco deodorato, non ha sapore e si comporta proprio come il burro negli impasti. Per la panna da cucina invece la sostituzione più diretta è la panna di cocco, stessa densità, stesse rese in cottura, va bene nelle salse, nei risotti e anche nei dolci. Ma se ti preoccupa il sapore di cocco, non preoccuparti, sappi che in cottura con gli altri aromi e le spezie praticamente non si sente. Una cosa da non fare, e che quasi tutti fanno all'inizio, è utilizzare una bevanda vegetale qualunque al posto della panna pensando che sia lo stesso. Non funziona, viene troppo liquida, la salsa non si lega e ti ritrovi con qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che volevi. Qui serve grasso e densità, e la panna di cocco ce le ha entrambe, quindi con latte, burro e panna hai già coperto la maggior parte di quello che utilizzi durante il giorno. Adesso rimane il pezzo che spaventa di più: il formaggio. E quasi sempre il motivo per cui ci si blocca è completamente sbagliato, e adesso ti spiego il perché. Il problema coi formaggi è che cerchi qualcosa che sappia di formaggio, e lì ovviamente ti blocchi subito, perché quella cosa non esiste nel modo in cui tu te l'aspetti.
Quindi la domanda giusta da porsi non è cosa sa di formaggio, ma cosa fa il formaggio in quel piatto. Perché se cambi la domanda, trovi la risposta molto più facilmente. Pensa al parmigiano sulla pasta. Non lo metti perché hai voglia di mangiare parmigiano, lo metti perché vuoi quella nota sapida che chiude il piatto e lo rende soddisfacente. In questo caso, quella nota sapida te lo dà il lievito alimentare in scaglie. Non sa di parmigiano, ovviamente, ed è giusto che tu lo sappia subito, ma aggiunge esattamente quel sapore che stai cercando e ti garantisco che una volta provato non tornerai più indietro. Prima di continuare, fermati un attimo, lascia un like al video se ti sta piacendo e iscriviti al canale se non lo hai già fatto. Inoltre ti suggerisco anche di attivare la campanella, così non ti perdi i prossimi video di questo canale. Un'altra sostituzione molto problematica è la mozzarella e con questa il ragionamento è ancora diverso. Sulla pizza quello che ti serve non è il sapore della mozzarella, è che si sciolga, che fili e che tenga il condimento tutto insieme mentre cuoce. La mozzarella di anacardi, quella che trovi nei negozi bio o che puoi fare direttamente a casa, fa esattamente questo: si scioglie, fila e in forno si comporta in maniera molto simile a quella classica. La cosa che probabilmente farai anche tu la prima volta è comprare un formaggio vegano al supermercato, assaggiarlo da solo, direttamente magari dalla confezione, trovarlo strano e chiudere lì la questione. Capisci l'errore? Nessun formaggio si assaggia così, né vegano né classico. Mettilo nel piatto per cui è pensato, nel contesto giusto, con gli altri ingredienti e poi giudichi. Sulla pizza calda con il pomodoro e basilico è una cosa completamente diversa che assaggiarlo freddo su un cucchiaino. Quindi la prossima volta che acquisti un formaggio vegano, mangiatelo sulla pizza, mangiatelo sulla pasta, non mangiarlo così come se fosse un pezzo di parmigiano. Non è parmigiano, facciamocene una ragione. Ricapitolando, i latti li abbiamo visti, il burro e la panna lo abbiamo visto, i formaggi li abbiamo visti, adesso arriviamo ai latticini nascosti. Questi sono i più pericolosi, si nascondono dietro nomi che nemmeno conosci e se non sai cosa cercare, caput. Vediamo un po' qualche nomignolo utilizzato all'interno degli ingredienti. Il lattosio sicuramente lo conosci già, ma caseina, siero del latte, proteine del latte, sono tutti derivati del latte che appaiono nella lista degli ingredienti senza che tu li abbia notati. Li trovi nei posti più insospettabili: crackers, alcuni cioccolati fondenti, nelle margarine e nei preparati per dolci. Certo, non ti sto chiedendo di diventare ossessivo con le etichette, ti sto chiedendo di fare una cosa sola. Prenditi un pomeriggio, guarda le categorie che usi di più e vedi cosa c'è dentro. 4 categorie, una mezz'oretta al massimo. Quando trovi un ingrediente che contiene dei latticini nascosti, lo sostituisci con una versione senza e non ci pensi più. Puoi fare tutto il lavoro che vuoi sulle scelte consapevoli, ma se in casa hai ancora prodotti con latticini che non hai mai guardato, quella roba continua a esserci. Quindi ti basta un'occhiata prima di mettere l'articolo nel carrello. Non preoccuparti, dopo qualche settimana sarà tutto automatico. Diventerà tutto più semplice e non ci penserai più. Non devi fare tutto insieme, anzi, chi prova a cambiare tutto in una settimana di solito molla tutto alla seconda settimana. Quindi un pezzo alla volta, al tuo ritmo, e ogni sostituzione che tieni ti rende più facile quella successiva. Adesso ti dico una cosa che ho imparato quando ho iniziato io. Non si tratta di arrivare a un punto in cui sei perfetto, si tratta di muoverti nella direzione giusta anche lentamente. Ogni piccolo cambiamento che regge conta più di una settimana di perfezione seguita da un mese di ritorno alle vecchie abitudini. Ti ricordo che se non hai ancora visto il video su come mangiare meno carne, lo trovi giù in descrizione e quello è il punto da cui iniziare. Il metodo è lo stesso e ti aiuta a capire come si costruisce un cambiamento che dura nel tempo, ma senza impazzire. Nei prossimi video di questa serie entriamo nel dettaglio su ognuna di queste sostituzioni, con ricette concrete, abbinamenti e soluzioni per i momenti in cui ci si blocca davvero. Adesso scrivimi nei commenti: da quale di queste sostituzioni pensi di iniziare? Sono curioso di sapere dove ti senti più bloccato, oppure scrivimi se stai cercando qualcosa di più specifico e vuoi che te ne parli. Quindi se il video ti è stato utile, lascia un like. Mi fa capire che ha senso continuare questa serie e inoltre aiuta il canale a crescere. Un piccolo gesto che per me vale tanto. Grazie di cuore per essere rimasto fino alla fine. Un video di questo tipo richiede attenzione e lo apprezzo.
Noi ci vediamo al prossimo video. Intanto metti in pratica quello che hai visto e fammi sapere com'è andata.